stato intorno all'estate del 2012 con altri graffitari. Siamo entrati perché si parlava di questo posto come di un luogo che ormai era stato abbandonato e c'erano molti luoghi che si potevano dipingere all'interno, quindi mura, pareti, e siamo andati ad esplorare. La prima volta che sono entrato alle Reggiane è stata un'esperienza molto strana e particolare, perché nonostante siano a 2 passi dal centro storico della città, paradossalmente entrare lì è un po' come andare sulla Luna. Si è rimasti colpiti perché c'era uno spazio gigantesco in cui ci trovavamo immersi, completamente sconosciuto, ed era un luogo di cui avevamo sempre sentito parlare, che era vivo nella storia di Reggio Emilia, ma che al momento noi vedevamo nella sua fase finale, quindi nella fase dell'abbandono. Questa cosa ci ha colpito perché ci sentivamo intimoriti quasi dal iniziare a dipingere dentro alle Reggiane, perché sapevamo il valore storico che avevano. Poi soprattutto lo stato di quiete, cioè di assoluto silenzio, in un silenzio però che non dava, diciamo, a trasparire quella che era la reale presenza, cioè sostanzialmente una fabbrica che non è assente, o meglio una assenza molto, molto presente, che si percepisce nell'ambiente, si percepisce nell'odore, nei colori. Res Derelicte è, diciamo, il titolo anche provocatorio che noi abbiamo voluto dare a questo progetto, in quanto il Res Derelicte è un istituto proprio del diritto romano, secondo cui una cosa abbandonata che non è proprietà di nessuno diventa proprietà per acquisizione, quindi di un nuovo occupante. Il progetto nasce in circostanze quasi casuali, e questo perché durante un sopralluogo legato a attività di street art ci siamo accidentalmente imbattuti in materiale fotografico presente nei locali che ospitavano l'archivio. E da lì è nata, diciamo, l'idea, quasi da operazione archeologica, di calarci nel sottosuolo della fabbrica e andare a vedere ciò che era rimasto sul fondo dimenticato. Questo materiale che era abbandonato, fondamentalmente abbiamo trovato per caso appunto delle fotografie che andavano macerandosi, e ci ha colpito il valore estetico di queste, quindi abbiamo deciso di prenderle in pacco e portarle fuori ed evitare che in questo modo venissero poi distrutte. È stato sorprendente, cioè a 10 anni dall'attività di evacuazione e messa in sicurezza dell'archivio storico, trovare ancora questo materiale e trovare qualcosa di così trasformato, di così nuovo, di così completamente diverso. Ci siamo interrogati su come fosse possibile realizzare un processo del genere, anche come tentare di riprodurlo, ma ci siamo ben presto resi conto che è praticamente impossibile. Questo è proprio frutto di una autonomia, di una elaborazione che la fabbrica ha fatto in maniera completamente autonoma sulla propria memoria. Le fotografie presenti nel seminterrato durante il periodo primaverile venivano sommerse dal livello dell'acqua, e solamente nel periodo estivo, con l'arrivare, diciamo, della stagione calda, il livello dell'acqua si abbassava, facendo emergere le foto e il relativo processo di trasformazione. Questo processo ha dato vita a una sorta di iconografia fotografica assolutamente nuova, assolutamente inattesa, una sorta di joli LED, cioè marcio e sublime.
siamo rimasti molto colpiti perché la fabbrica non solo dimostrava una qualche sensibilità estetica compositiva completamente autonoma, ma quello che ci ha colpito profondamente è l'aspetto relativo al fatto che il deterioramento di queste immagini si sia unicamente limitato agli ambienti lavorativi, alle attività lavorative, mentre invece la centralità, la figura dell'uomo è sempre rimasta preservata ed è ancora presente e preservata all'interno delle immagini che abbiamo recuperato. Le immagini che abbiamo ritrovato sono forti nel senso che parlano di una trasformazione non intenzionale di quello che era un immaginario, cioè la trasformazione dell'immaginario del mondo del lavoro che viene ritratto dentro alle immagini è cambiato ed è cambiato proprio a causa di quell'abbandono a cui le immagini sono state sottoposte. Allo stesso modo è cambiato il significato dell'azienda, è cambiato il significato dello spazio, del luogo Officine Reggiane, perché non sono più quella punta di diamante di Reggio Emilia all'interno del mondo, ma sono diventate un luogo cosiddetto del degrado. Allora questa trasformazione a noi è interessata perché ci interessa proprio capire cosa si nasconde dietro il degrado e cosa si nasconde dietro quella patina di deterioramento delle immagini. Quello che si nasconde, secondo un'interpretazione, potrebbe essere che sono le storie di vita delle persone, quindi le storie di vita delle persone che oggi stanno dentro quel luogo e che raccontano di una società globale in trasformazione. È una conflittualità che però nasconde qualcosa, nasconde dal nostro punto di vista molto potenziale, allo stesso modo in cui il potenziale è quello che si nasconde dietro alle immagini degradate. Che le si guardi da via del Partigiano o da via Agosti, le officine reggiane incutono sempre un certo timore, ma è chiaro che negli ultimi anni le officine reggiane sono sempre state associate ad accadimenti spiacevoli che non avvengono all'interno dei cancelli delle ex officine reggiane, o meglio, di quelli noi non ci preoccupiamo, ma avvengono nelle immediate vicinanze, solo che poi chi ha commesso questi reati inevitabilmente scappa dentro a quei cancelli dove i cittadini non possono mettere piede. E è difficile che la mente vada al passato glorioso di quei capannoni, quando lì si costruivano prima di tutto treni e poi munizioni, aerei. È difficile che la mente vada agli uomini e alle donne che, ad esempio, dentro quei capannoni decisero di manifestare e di lottare per la fine della guerra. È difficile pensare a quei 9 operai, tra cui Domenica Secchi, incinta all'8° mese, che proprio per questo motivo il 28 luglio del 1943 furono uccisi. E questo è però l'aspetto paradossale delle officine reggiane, perché anche oggi, dopo 13 anni di totale inattività, quindi con la fabbrica disabitata, in realtà dentro quelle officine reggiane si continua a lottare per la vita contro la morte. E ancora le officine reggiane sono al centro di Reggio, al centro della città, al centro del pensiero dei cittadini. Dopo 13 anni di inattività totale, dal ventre della fabbrica sono uscite delle fotografie sovrascritte dal tempo, che sono diventate quasi sculture, che continuano a parlare di uomini, di donne, di macchine, di lavoro, di visioni, di futuro e di vita. La fabbrica ha davvero chiuso i battenti oppure sta continuando a produrre? E che cosa produce oggi? Produce bellezza? Produce cambiamento? Produce mutamento? Quindi abbiamo iniziato ad interrogarci su quale fosse il reale valore simbolico di queste immagini. Le reggiane hanno un significato che probabilmente è legato alle interpretazioni che ne danno le persone. È una fabbrica che ha vissuto più di 100 anni e quindi ha avuto tanti modi di essere interpretata e letta. Per quello che abbiamo potuto vedere noi è stato senz'altro un luogo del lavoro a Reggio Emilia, è stato un luogo in cui si è manifestato un certo tipo anche di conflittualità, perché le reggiane hanno preso parte
al secondo conflitto mondiale, sono state bombardate, producevano armamenti in precedenza, dopodiché ci sono stati conflitti legati al mondo del lavoro, le rivendicazioni operaie, l'occupazione, dopodiché le Reggiane sono state uno dei punti più avanzati dell'industria reggiana nel mondo con la produzione di gru, ma in quanto parte probabilmente anche di un'economia globale che è in continua trasformazione, le Reggiane hanno avuto una fase di declino, quanto acquisite poi da un'azienda concorrente e chiuse nella sede operativa di Reggio Emilia, e sono diventate uno dei luoghi dell'abbandono all'interno della città. Una volta le Reggiane erano il punto più avanzato della città di Reggio Emilia nel mondo, oggi sono il punto più avanzato nel mondo globale all'interno della città, con tutto il carico di problematiche, di dinamiche multiculturali e con sostanzialmente la rappresentazione, diciamo, di una contemporaneità molto fluida, a volte molto complicata anche da interpretare, che però non è mai banale, non è mai scontata e sul quale dovremmo interrogarci, cercare di interrogarci anche in maniera un pochino più approfondita e complessa. Durante la mia esperienza di ricerca all'Ex Officine Meccaniche Reggiane ho avuto la possibilità di affrontare numerosi temi che fanno parte dell'ambito antropologico. Uno di questi è quello della violenza strutturale. È un'azione denigratoria, un'azione negativa indiretta, quindi non necessita di un attore, un soggetto che la eserciti, ma è appunto effettuata, condotta dall'ambiente sociale in cui il soggetto vittima è immerso. Questo porta, soprattutto in un contesto come quello delle Reggiane, a limitare, a ridurre notevolmente l'egis individuale, che non è altro che la capacità di agire individuale. Culturalmente parlando, l'essere umano immagazzina e traduce le proprie esperienze individuali tramite una rete di significati. Ed è facilmente comprensibile che, essendo la rete di significati decisa o comunque legata al pensiero dell'opinione pubblica, la stigmatizzazione a cui sono soggetti poi queste persone come gli abitanti dell'Ex Officine Meccaniche Reggiane è molto denigratoria e negativa. Io credo che vada vista, cioè la realtà delle Reggiane vada vista da due punti di vista. Da un lato da quello delle migrazioni, e dal punto di vista dei flussi migratori questi spazi possono essere di due tipi: o sono spazi di transito, oppure ci sono quelle che credo le Reggiane siano diventate progressivamente nel tempo di più, che non sono più spazi solo di transito, ma diventano degli spazi di approdo. Cioè nel tempo quello che doveva essere un passaggio diventa una stabilizzazione. Da un momento in cui c'era un forte ricambio, in cui arrivavano tante nuove persone e altrettante se ne andavano, a un momento in cui le persone si costruivano le case fisicamente, si sono costruite chiese, bar e barbieri all'interno delle Reggiane, cioè c'è stata una stabilizzazione forte. L'altro punto di vista è cosa sono le Reggiane, cosa sono questi spazi per la città, e spesso il tema è dover cambiare un po' i paradigmi con cui guardiamo questi spazi, perché il termine che utilizziamo di solito è quello di vuoto urbano. Credo non ci sia niente di più offensivo che dire che le Reggiane sono un vuoto, quando all'interno delle Reggiane ci hanno abitato per 10 anni delle persone. Dentro c'era di tutto, dalle persone che vivevano lì agli street artist, a chi andava a fare le foto, a chi andava a fare video. Era uno spazio anche di incontro tra mondi differenti. È stato un luogo per noi, prima di tutto, di conoscenze, di incontro tra anime artistiche, diciamo, che comunque avevano bisogno di spazio, ma è stato anche un luogo di scoperta della realtà delle persone che avevano le Reggiane come casa e quindi che usavano i capannoni abbandonati come rifugio per passare la notte perché senza dimora. Potremmo dire degli spazi vissuti in maniera nomade all'interno di una città che invece vive in una forma sedentaria. È inutile che ci approcciamo alle Reggiane come se il problema delle Reggiane fosse lo spazio o fosse il fatto dell'esistenza delle Reggiane. Cioè il problema è che le Reggiane sono state in realtà una soluzione per le persone che ci hanno abitato dentro rispetto a tutta una serie di problemi e di chiusure che hanno incontrato in altri contesti. Credo sia una sfida e uno spunto per
per diciamo, creare posti nei quali si lascia spazio alla creatività della cittadinanza. Oggi le Reggiane continuano a presentare quello che è un mutamento a livello sociale, sia all'interno della città e all'interno del nostro paese, continuano a narrare e a riportare l'attenzione sull'individuo, in un contesto completamente diverso, in un contesto completamente mutato, ma quello è sempre quello che vengono a ricordarci.